Ciao a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale. Se non mi conoscete, io sono Umi e sono una crochet designer. Nel video di oggi andremo a realizzare la mini eco bag che ormai conoscerete già se mi seguite sui vari social, perché ve l'ho fatta vedere in ogni modo e in ogni sostanza. È una borsa molto facile, molto veloce da fare, non è complicata e anche in questo caso andremo ad utilizzare il punto canestro, o meglio una delle varianti del punto canestro. E come potete notare dà una struttura molto stabile alla nostra borsa. E come al solito all'interno del tutorial potete trovare i materiali necessari, come svolgere tutti i vari punti e come concludere la vostra creazione. E potete vedere anche quanto sia semplice realizzare questo manico veramente tanto particolare, un po' diverso dai classici manici. Io non vi rubo altro tempo e vi lascio al tutorial della nostra fantastica mini eco clutch. A tra poco! Allora ragazzi, i materiali che ci serviranno per il video di oggi sono una molla da 16 cm, una click clack, dei marcapunti, delle forbici, un uncinetto numero 5 o anche 4,5, 5,5 in base a quello che preferite e in base a come lavorate, e la nostra amatissima ecopelle. Come al solito partiamo con la nostra molla a portata di mano. Infatti, per prendere la misura delle nostre catenelle, come ormai sapete, la cosa migliore è fare un numero di partenza come 13 catenelle e poi controllare in base alla fettuccia che state utilizzando. Infatti, se per questo progetto utilizzerete la fettuccia in licra classica, partite con 11 catenelle. Partiamo e facciamo 13 catenelle. 1, 2, 3 e 13. Sfiliamo un attimo il nostro uncino, andiamo a aprire la nostra molla e controlliamo che sia della lunghezza giusta. Una volta che posizioniamo le nostre catenelle senza tirarle al centro della nostra molla, dovrà avanzare circa un dito e un dito. Questa sarà la lunghezza perfetta con cui partire. Ora partiamo con il nostro primo round. Inizierà facendo una catenella e andiamo a porre il nostro marcapunti sull'asola che è nel nostro uncino. A questo punto dovremmo girare il nostro lavoro e noterete che nel retro delle nostre catenelle ci sono queste gobbine. Noi infatti andremo a lavorare proprio dentro a queste gobbine, inserendo l'uncino qua dentro. Se preferite potete utilizzare un uncinetto più piccolo per inserirlo sotto le nostre gobbine, essendo che l'ecopelle è un pochino più resistente, ma è fattibile anche con l'uncinetto che abbiamo già. Quindi, come prima cosa, saltiamo la prima gobbina, che è la nostra catenella di rotazione, e andiamo nella successiva. A questo punto inseriamo il nostro uncino sotto alla nostra gobbetta e andiamo a pescare il filo. Una volta pescato il filo avremo due asole sul nostro uncino, quindi andiamo a pescare il filo di nuovo e chiudiamo la nostra prima maglia bassa. Andremo nel punto successivo e faremo la stessa cosa. Entriamo, prendiamo il nostro filo, peschiamo e chiudiamo di nuovo e abbiamo fatto la seconda maglia bassa. Andiamo nel prossimo punto, la prossima gobbina sarà questa, entriamo col nostro uncino al di sotto, prendiamo il filo e chiudiamo il nostro punto. Andiamo nel punto successivo, entriamo, prendiamo il filo e chiudiamo. Ancora, entriamo, prendiamo il filo e chiudiamo. Facciamolo ancora una volta insieme. Entriamo, prendiamo il filo e chiudiamo le nostre due asole. A questo punto continueremo così fino ad arrivare all'ultima asola da lavorare. Ed eccoci qua, siamo arrivati all'ultima asola da lavorare. Prima di iniziare questa curva, perché adesso andremo a fare la curva della nostra base, andiamo ad inserire il marcapunti sull'asola che è sul nostro uncino. Ora, all'interno di questa gobbettina dovremo andare a lavorare 3 maglie basse. Quindi entriamo, prendiamo il filo e chiudiamo la prima maglia bassa. Ora rientriamo nello stesso punto, prendiamo il filo e chiudiamo un'altra maglia bassa. Ripetiamo questo movimento un'ultima volta, entriamo, prendiamo il filo e chiudiamo la nostra maglia bassa. A questo punto avremo la nostra curva di rotazione. Prima di procedere vi consiglio di aprire il nodino che si è creato all'inizio facendo il nostro cappietto e non vi preoccupate perché la codina poi la andremo a nascondere in seguito. Ora continuiamo il nostro primo round passando sotto alle nostre V con il nostro uncino. La prima V da lavorare sarà questa e andremo a fare anche qui delle maglie basse, quindi entriamo, prendiamo il filo e chiudiamo la nostra maglia bassa. Andiamo nel punto successivo, entriamo, prendiamo il filo e chiudiamo la nostra maglia bassa.
Continueremo con lo stesso metodo fino ad arrivare all'ultimo punto da lavorare. Ed eccoci qua, siamo arrivati all'ultimo punto da lavorare. Come riconoscerlo? Il primo l'abbiamo segnato con il nostro marcapunti. La V' è la nostra catenella di rotazione e questo quindi sarà il nostro ultimo punto da lavorare. In questo punto andremo a fare un aumento, quindi andremo a lavorare 2 maglie basse nella stessa asola. Quindi entriamo con il nostro uncino, prendiamo il filo e chiudiamo la prima maglia bassa e facciamo la stessa cosa. Il primo di questi 2 punti vi consiglio di segnarlo con il marcapunti, così da semplificare il lavoro degli aumenti. A questo punto non ci resta che iniziare un nuovo round. Come prima cosa andiamo ad aprire il marcapunti e lo spostiamo sull'asola che è sul nostro uncino. Nel primo punto andremo a fare un aumento, quindi entriamo in questa V e facciamo un aumento. Quindi entriamo, peschiamo il filo e chiudiamo e facciamo il secondo punto e voilà. Un aumento, vi ricordo, che è fatto da 2 maglie basse. Ora procederemo a fare delle maglie basse fino ad arrivare al nostro marcapunti verde, ok? E come al solito faremo le nostre maglie basse passando sotto alla V. Ed eccoci qua, una volta arrivati al nostro marcapunti andremo a spostarlo sull'asola che è sul nostro uncino e adesso andremo a lavorare nei prossimi 3 punti, quindi sulla curva che avevamo creato prima, quindi qui, qui e qui, degli aumenti. Qui faremo 2 maglie basse, qui faremo 2 maglie basse e anche in questo punto. Partiamo, entriamo nel primo punto e facciamo la prima maglia bassa. Entriamo nello stesso punto e facciamo la seconda maglia bassa. Ora andiamo nel punto successivo e facciamo la stessa cosa, quindi entriamo, prendiamo il filo e facciamo la prima maglia bassa, rientriamo e facciamo la seconda maglia bassa nello stesso punto. Andiamo nel terzo punto e anche qui faremo 2 maglie basse, quindi 1 e 2 nello stesso punto. A questo punto continuiamo a lavorare delle maglie basse singole fino ad arrivare al prossimo marcapunti. Ed eccoci qua, una volta arrivati al marcapunti verde, il secondo, come abbiamo fatto con quello prima, lo andiamo a spostare sull'asola che è sul nostro uncino e in questi ultimi 2 punti andremo a fare anche qui degli aumenti, quindi 2 maglie basse e 2 maglie basse. Entriamo nel punto, tiriamo fuori il filo, chiudiamo la prima maglia bassa, rientriamo, prendiamo il filo e chiudiamo la seconda maglia bassa. Facciamo la stessa cosa anche qui. Quindi entriamo, prendiamo il filo e chiudiamo e ancora entriamo, prendiamo il filo e chiudiamo. A questo punto avremo completato il secondo round. Andiamo avanti con il terzo. Come al solito iniziamo il terzo round spostando il nostro marcapunti sull'asola che è sul nostro uncino. Iniziamo questo nuovo round facendo una maglia bassa e poi un aumento e questo sarà il pattern anche per le prossime curve. Quindi partiamo, facciamo una maglia bassa nel primo punto e sarà il primo punto del nostro nuovo round. Ci spostiamo nel punto successivo e faremo 2 maglie basse perché faremo un aumento, quindi 1 e 2. Ora continueremo a lavorare delle maglie basse semplici fino ad arrivare al nostro marcapunti. Come al solito passiamo sotto la nostra V, peschiamo il filo e chiudiamo la nostra maglia bassa. Ed eccoci qua, arrivati al nostro marcapunti, apriamo e lo spostiamo. Siamo nuovamente alla curva e adesso andremo a fare il pattern che vi dicevo in precedenza. Essendo che abbiamo iniziato con una maglia bassa e un aumento, ripeteremo questo movimento qua. Quindi per i prossimi 6 punti andremo ad alternare 3 volte una maglia bassa, un aumento, una maglia bassa, un aumento, una maglia bassa e un aumento. Partiamo con la nostra maglia bassa e abbiamo fatto il nostro primo punto. Ora facciamo un aumento, quindi 2 maglie basse nello stesso punto e abbiamo fatto il primo dei 3 pattern da ripetere, ok? Andiamo nel punto successivo e facciamo ancora una maglia bassa e un aumento, quindi 1 e il secondo 2. Ripetiamolo un'ultima volta in questi ultimi 2 punti, faremo una maglia bassa e un aumento, quindi 1
e 2. Vi ricordo che l'aumento sono 2 maglie basse nello stesso punto. Come vedete la curva è ben fatta ed è sinuosa. Ora andiamo avanti a lavorare le nostre maglie basse fino ad arrivare al prossimo marcapunti. Ed eccoci qua. Anche in questo caso andiamo come prima cosa a spostare il nostro marcapunti. E adesso ripetiamo per questa ultima sezione il nostro pattern, quindi alterniamo per 2 volte una maglia bassa e poi un aumento, quindi 2 maglie basse nello stesso punto, 1 e 2. Poi ancora una maglia bassa e un aumento, 1 e 2. E il nostro terzo round è completo. Andremo a fare altri 2 round con i nostri aumenti e ormai avete capito che bisogna semplicemente alternare i nostri aumenti alle maglie basse. Vi lascio qui in sovraimpressione i prossimi 2 round e ci vediamo quando la nostra base sarà completa. Ed eccoci qua, la nostra base è pronta. Come vedete ho fatto un totale di 5 round, 1, 2, 3, 4 e 5 e adesso non ci resta che iniziare il corpo della nostra borsa. Per controllare che la vostra base è della dimensione giusta, ricordatevi di aprire la vostra molla, mettere la nostra molla al centro della nostra base e devono avanzare circa 2 dita o un dito e mezzo dai laterali. Se la volete fare un pochino più grande potete fare ancora un round. Ok, ora partiamo con il corpo della nostra borsa. Come prima cosa andiamo a rimuovere tutti i nostri marcapunti che ci segnavano i nostri aumenti, tranne questo qua rosa che è quello iniziale. Infatti partiremo proprio spostandolo, quindi spostiamo il nostro marcapunti sull'asola che è sul nostro uncino e partiamo facendo un giro di maglie basse. Quindi lavoreremo su tutto il perimetro della nostra borsa delle maglie basse. 1, 2, 3 e continuiamo così. Ed eccoci qua, come vedete non ho ancora completato il nostro sesto round perché alla fine del nostro giro, quindi prima di completare le ultime 2 maglie basse, dovremmo fare una diminuzione. Questo perché? Perché il punto canestro come il punto bottega vanno lavorati con un numero di punti dispari e al momento noi abbiamo un numero di punti pari. E per raggiungere il nostro numero dispari semplicemente andremo a fare una diminuzione. Quindi cosa faremo? Entriamo dentro al nostro primo punto e tiriamo fuori l'uncino e abbiamo 2 asole. Andiamo nel punto successivo e tiriamo fuori l'uncino per un totale di 3 asole. Ok, quindi è come fare una maglia bassa ma non la chiudiamo. Andiamo nel punto dopo, ripeschiamo il filo. Ora carichiamo il nostro uncino e chiudiamo tutte e 3 le asole e avremo ottenuto così il nostro ultimo punto. Ora partiamo con il nostro punto canestro. Come al solito, come prima cosa, andiamo a spostare il nostro marcapunti e siamo pronti. Il punto canestro è un'alternanza di una maglia bassa e una maglia bassa allungata, simile al punto bottega, semplicemente che anziché lavorare in costa retro, lavoriamo molto più semplicemente. Infatti è un punto molto semplice e adatto anche a chi ha le prime armi. Partiamo. Come prima cosa quindi andiamo a fare una maglia bassa, quindi semplicemente andiamo a fare una maglia bassa come facciamo di solito. E il nostro primo punto è fatto. Ora dovremo fare una maglia bassa allungata. Come farla? Allora, per riconoscere dove inserire il nostro uncino per la maglia bassa allungata basterà andare nel punto successivo che dobbiamo lavorare, quindi questo è il punto che abbiamo appena lavorato, noi andiamo nel punto successivo. Bisogna proiettarlo, quindi non sulla testa ma sul corpo del nostro punto e vedrete che esattamente sotto al corpo c'è uno spazietto. Noi andremo ad inserire il nostro uncino esattamente in quello spazio, quindi questa è la testa del nostro punto. Trovato il corpo, scendiamo sotto al corpo e peschiamo il nostro filo e chiudiamo come se fosse una maglia bassa normale. E voilà, la nostra maglia allungata è fatta. Ora andiamo nel punto successivo e facciamo una maglia bassa normale. E ora andiamo nel punto successivo ancora e facciamo una maglia allungata, quindi questa è la testa del nostro punto, questo è il corpo del nostro punto e noi entriamo nello spazietto sotto, ok? Quindi testa, proiettiamo, troviamo il corpo, entriamo sotto al corpo e tiriamo fuori
il filato come una maglia bassa. Andiamo nel punto dopo e facciamo una maglia bassa classica e poi ancora una maglia allungata, quindi questa è la nostra V, ci siamo? Troviamo il corpo, che è questo qui, e entriamo sotto al corpo. E voilà! Facciamola ancora una volta insieme, quindi entriamo, facciamo una maglia bassa normale, perché appunto abbiamo detto che alterneremo una maglia bassa e una maglia allungata, e adesso andiamo a fare la nostra maglia allungata, quindi questo è il prossimo punto, proiettiamo il punto, troviamo il corpo, e andiamo sotto al corpo, prendiamo il filo e chiudiamo. Ora continueremo così alternando una maglia bassa e una maglia allungata fino ad arrivare al nostro marcapunti rosa. Ed eccoci qua, una volta completato il nostro round l'effetto del punto sarà questo, quindi vedrete proprio un'alternanza tra la maglia allungata e la maglia bassa, la maglia allungata e la maglia bassa e così via. Ora iniziamo il nostro nuovo round. Noterete che finirete il primo round, diciamo, del corpo della borsa con lo stesso punto con cui l'avete iniziato ed è esattamente quello che vogliamo che accada, il motivo per il quale noi avevamo fatto i numeri dispari, ok? Quindi una volta spostato il nostro marcapunti ripartiamo. Abbiamo finito con la maglia bassa il round prima, inizieremo il nuovo round con la maglia allungata. Questa è la nostra maglia successiva, proiettiamo il corpo e dovremo entrare esattamente sotto al corpo per fare la maglia allungata, ok? Quindi entriamo sotto, tiriamo sul filo e chiudiamo e avremo fatto la nostra prima maglia del nostro secondo round del corpo della borsa, ok? Ora andiamo nel punto successivo, che sarà la prossima V, e facciamo una semplice maglia bassa. Come vedrete andremo a lavorare le nostre maglie basse sopra le maglie allungate e le nostre maglie allungate sopra le maglie basse che abbiamo fatto prima. Quindi ora andiamo nel punto successivo, questa è la nostra prossima V, troviamo il corpo e andiamo sotto, ok? Quindi V, corpo, andiamo sotto, tiriamo fuori il filo e chiudiamo. Ora andiamo nel punto successivo e facciamo una maglia bassa e continueremo così per tutto il corpo della nostra borsa. In particolare andremo ad alternare sempre maglia bassa e maglia allungata fino a raggiungere l'altezza desiderata della nostra borsa. Ora io vi lascio lavorare e ci vediamo tra pochissimo quando avremo raggiunto l'altezza per la nostra clutch e vi farò vedere anche un trucchetto per capire quando fermarsi. Ed eccoci qua ragazzi, il corpo della nostra borsa è pronto, in totale io ho fatto 13 round del punto canestro più il primo round dove abbiamo fatto solo maglie basse, questa è la base e ora non ci resta che andare ad inserire la nostra molla. A questo punto avete due possibilità, andare ad inserire la molla nella maniera classica, quindi facendo le maglie basse tutto intorno alla nostra molla, ma prima dobbiamo rivestirla. Altrimenti oggi vi faccio vedere un metodo leggermente diverso che vi dà un manico un pochino meno elaborato e anche più semplice forse per chi ha le prime armi. Partiamo subito. Come vedete qua ho fatto l'ultimo punto del mio round e poi ho lasciato semplicemente il loop aperto. Cosa andremo a fare? Andremo a sfilare il nostro filato in questa maniera. A me rimane pochissimo filato, quindi preciso, altrimenti lasciate circa mezzo metro di filato e tagliate il vostro filato. Una volta che avete fatto questa cosa qui, andate a tirare bene bene e lasciate un attimo in sospeso questa parte qua. Ora non ci resterà intanto di controllare che l'altezza sia giusta, come vedete è perfetta perché avanzano giuste due dita. E adesso andiamo a fissare la nostra molla con i laterali. Per trovare la metà precisa della nostra borsa, quello che vi consiglio sempre è quella di schiacciarla e controllare che siate nella metà in base alla vostra base, ok? Quindi la schiacciate e segnate i due laterali. Io li andrò a segnare con dei cordini perché mi torna più comodo. E voilà, segniamo una parte e poi segniamo l'altra. A questo punto andiamo a contare i punti che ci sono da un lato e dall'altro per controllare che siano uguali e che la metà sia precisa. Ed eccoci qua. Ora che abbiamo lo stesso quantitativo di punti sia da un lato che dall'altro, andiamo a fermare la nostra molla con i nostri laccettini che abbiamo inserito. Ricordatevi sempre che quando fermate la molla di metterne una sulla parte, diciamo, alta, quindi fermate, mi ho fatto un fiocchetto, insomma come preferite, e una sulla parte bassa della molla, ok? Quindi lo fermate una parte, per esempio la parte destra, con la parte bassa della molla
e la parte sinistra con la parte alta. L'importante è che la alternate perché questo vi aiuterà nel mettere la molla dritta. Ok, una volta che la nostra molla è ferma, iniziamo il nostro metodo. Cosa andiamo a fare? Una volta preso il nostro ago da lana, andiamo ad inserire la testa del nostro filato nel nostro ago e la facciamo passare. Ora, quello che dovremmo fare sarà semplicemente far passare il filato sopra la nostra molla, così, e poi rientrare dal punto successivo, ok? Quindi, dal punto in cui avete lasciato sospeso il vostro lavoro, entrate dentro e poi entrate nel punto successivo da dentro, andando così a rivestire tutta la nostra molla. Ricordatevi sempre di aprire il filato. Una volta fatto il primo punto, rientrate nello stesso punto, così da assicurarvi di aver coperto bene la nostra molla lateralmente, ok? Non vi preoccupate se il primo punto rimane così, perché poi quando arriveremo alla fine lo copriamo nuovamente. Quindi semplicemente facciamo passare il nostro filato per ogni punto una sola volta e lo faremo passare 2 volte solo accanto alle chiusure della nostra molla, quindi i punti dove si piegano. Continuiamo così fino a che non raggiungiamo questo punto qua. Ora io continuo con il mio lavoro, mi raccomando, assicuratevi di tirare bene il filo e poi di appiattirlo e noi ci vediamo tra pochissimo. Ed eccoci qua ragazze, una volta arrivata all'altro capo, come vi dicevo prima, andremo a fare la stessa cosa che abbiamo fatto da questo lato, quindi questo punto e il successivo andremo a passarci 2 volte. Quindi gli ultimi 2 punti, come vedete quello segnato è questo qui, questo e questo sono gli ultimi 2 punti, qui andremo a passare 2 volte, quindi entriamo, usciamo, ci spostiamo in quello dopo, entriamo, usciamo, poi faremo la stessa cosa anche da questo lato della molla, quindi anche qui faremo doppio, ok? Ed eccoci qua, come vedete siamo arrivati alla fine, ora non ci resta che reinserire un attimo l'ago che avevo momentaneamente rimosso. E adesso con questa codina che ci rimane andremo a fare l'ultimo giro e poi andiamo a nascondere tutti gli eccessi, anche le codine interne. Una volta nascosto tutto, torno qui e ci vediamo per il risultato finale. Ed eccoci qua, siamo tornati, non ci resta che fare la prova del 9 e voilà! La nostra borsina è pronta, direi che è molto carina e io vi lascio alla Umi del futuro per tutte le considerazioni finali. Ed eccoci qua ragazzi, la nostra borsina è pronta, non vedo l'ora che la realizzate anche voi e utilizzate tutti i vari materiali, colori che poi io noto che voi avete sempre un po' più di creatività di me e io questa cosa la adoro. Come avete visto questa borsa è veramente semplicissima da realizzare, va benissimo anche per chi ha le prime armi e fidatevi che la struttura è più semplice di quello che sembra. E tra le altre cose, per completare la vostra borsetta e renderla ancora più chic, potete andare ad aggiungere una fodera all'interno, che può essere una fodera in raso o una fodera lavabile. Vi ricordo che tutti i materiali che abbiamo utilizzato all'interno di questo video li potete trovare su Filofy, che è la merceria online che vi permette di avere materiali di altissima qualità a un costo eccezionale. E nonostante ciò, pensate anche voi e con il codice sconto UMI10 avrete accesso al 10% di sconto su tutto il carrello. Ma torniamo a noi e guardiamo i dettagli di questa borsa. Come avete visto all'interno del video, la borsa è realizzata con una base ovale. Se la volete realizzare più grande, ci sono diversi tutorial sul mio canale che vi lascio linkati sia in descrizione che qui, per adattare la misura della vostra base alla molla che andrete ad utilizzare. Ovviamente se la farete più grande avrete bisogno di molto più materiale. Per realizzare questa borsa abbiamo utilizzato poco meno di 300 grammi di ecopelle, quindi è veramente perfetta soprattutto se avete degli scarti di ecopelle da progetti un pochino più grandi. E se invece avete bisogno semplicemente di un pochino più tempo, un video un pochino più concentrato sulla base, ho un video dedicato unicamente a quello su come realizzare la base ovale perfetta, quindi vi lascio linkato anche quello qui da qualche parte. Ciao detto ragazzi, se volete scoprire altri progettini del genere, se volete votare anche voi ai sondaggi su quale tutorial vi porterò questa settimana, vi ricordo che potete seguirmi su Instagram dove vi porto un pochino di più nella mia quotidianità, vi faccio vedere progettini nuovi, scegliete i vari tutorial che porterò, oppure anche su TikTok dove invece facciamo le live, chiacchieriamo un po', progettiamo borse insieme, le disegniamo e le creiamo anche insieme. Se sei arrivato fino a qua vuol dire che in fondo questo video ti è piaciuto, quindi ricordati di mettere like, iscriverti e attivare la campanella per non perderti i prossimi video. Inoltre vi ricordo che è disponibile l'abbonamento al canale che non solo vi permetterà di accedere a contenuti esclusivi ma anche di guardare i vostri video senza pubblicità. Ciao detto ragazzi, non mi dilungo ulteriormente e non mi resta che dirvi che ci vediamo a un prossimo video. Ciao!